Santa Silvia, San Gregorio e il monastero al Celio. Santa Silvia, madre di Papa San Gregorio Magno, nacque intorno al 515 d.C., probabilmente a Roma, sebbene alcune fonti suggeriscano che potrebbe avere origini siciliane. La sua famiglia era di nobili origini e profondamente cristiana, caratteristiche che influenzarono notevolmente la sua vita e quella del figlio. Sposò un uomo di nome Gordiano, anch'egli di nobili origini e conosciuto per la sua pietà. Dall'unione nacquero vari figli, anche se l'unico di cui si ha notizia certa è Gregorio, che Silvia educò con estrema dedizione alla fede cristiana, trasmettendogli un profondo amore per la preghiera e per il servizio agli altri. Silvia fu una figura determinante per la formazione spirituale di Gregorio. La sua influenza si manifestò non solo nei valori che instillò nel figlio, ma anche nella testimonianza concreta di una vita devota e austera. Silvia rappresentava il modello della madre cristiana ideale del suo tempo. Il suo amore per la fede era visibile nella cura con cui guidava la vita religiosa della famiglia, sottolineando l'importanza della carità e della preghiera. Alla morte del marito Gordiano, Silvia scelse di vivere una vita ancora più ritirata e austera, consacrandosi alla preghiera e dedicandosi ai poveri e ai bisognosi. Secondo alcune tradizioni, trascorse gli ultimi anni in una piccola casa vicina al monastero che Gregorio fondò sul Colle Celio, a Roma, dove poteva vivere in preghiera e praticare la carità. Questa vicinanza era significativa, poiché le permetteva di rimanere un supporto spirituale e una fonte di ispirazione per il figlio. San Gregorio la ricordava con grande affetto e rispetto, menzionandola nelle sue lettere e nelle sue opere come una madre amorevole e di grande fede. La sua testimonianza lasciò un'impronta indelebile su Gregorio, influenzando il suo modo di intendere la vita monastica e la missione pastorale. Durante il suo pontificato, Gregorio incoraggiò sempre il rispetto e la valorizzazione della figura materna cristiana, probabilmente anche per via della devozione che provava per sua madre. Dopo la morte, Santa Silvia fu venerata come modello di santità familiare e materna. La Chiesa cattolica la celebra il 3 novembre, e il suo culto è particolarmente sentito a Roma. La sua figura è commemorata anche nella Basilica di San Gregorio al Celio, dove esiste una cappella dedicata a lei, testimonianza della sua vicinanza sia spirituale, sia fisica al monastero del figlio. Il monastero di Sant'Andrea al Celio, fondato da San Gregorio Magno su uno dei colli più antichi di Roma, è strettamente legato alla vita di Santa Silvia e rappresenta uno dei centri più importanti del monachesimo romano dell'epoca. Gregorio, prima di diventare papa, trasformò la sua residenza familiare sul Colle Celio in un monastero dedicato a Sant'Andrea, segno della sua devozione alla vita monastica e della volontà di ritirarsi dal mondo per dedicarsi interamente alla preghiera e alla contemplazione. Gregorio visse in questo monastero come monaco e, secondo le sue lettere, vi sperimentò profondamente la vita spirituale e la disciplina monastica, preparandosi alla missione ecclesiale che avrebbe poi svolto come Papa Gregorio I. Il monastero divenne presto un centro di diffusione della spiritualità benedettina e attirò molti giovani desiderosi di seguire il suo esempio. Santa Silvia, in quanto madre di Gregorio, fu sempre vicina a questo luogo. Si pensa che abbia trascorso gli ultimi anni della sua vita in una piccola casa situata nelle vicinanze del monastero, dove si poteva continuare a sostenere il figlio spiritualmente e vivere una vita di preghiera e carità. La sua presenza nelle vicinanze del monastero simboleggia la sua importanza nella formazione spirituale di Gregorio e l'amore che li legava. Nel tempo, il monastero di Sant'Andrea al Celio divenne noto non solo per il legame con San Gregorio, ma anche come luogo di preghiera, studio e carità. Dopo la morte di Gregorio, il monastero fu associato a numerosi miracoli e acquisì uno status speciale nella storia della Chiesa romana. Dopo la morte di Gregorio, il monastero continuò a prosperare ed a svolgere un ruolo importante nella vita religiosa di Roma. Divenne un luogo di formazione per molti monaci e missionari, tra cui Sant'Agostino di Canterbury, che Gregorio inviò per evangelizzare l'Inghilterra. Il monastero divenne anche un modello di vita monastica per altri centri religiosi di Roma e dell'Italia. Oggi il complesso di San Gregorio al Celio è affidato ai monaci camaldolesi, un ordine benedettino eremitico fondato da San Romualdo, che unisce la vita monastica con elementi della tradizione eremitica. La presenza camaldolese risale al XVI secolo, quando il cardinale Cesare Baronio
Affascinato dalla figura di San Gregorio Magno e desideroso di rinnovare la spiritualità del monastero, volle l'insediamento dei Camaldolesi, che da allora hanno mantenuto la custodia del luogo. Il monastero e la basilica di San Gregorio al Celio sono oggi un centro spirituale e culturale attivo a Roma, con una particolare enfasi sulla vita monastica, la preghiera e l'accoglienza. I Camaldolesi conducono una vita di preghiera e meditazione, organizzando momenti di raccoglimento e celebrazioni liturgiche aperte al pubblico. Uno degli aspetti più importanti della spiritualità camaldolese è il bilanciamento tra vita comunitaria e vita eremitica, che offre ai monaci la possibilità di dedicarsi sia alla preghiera comune sia al silenzio e alla contemplazione personale. Oltre alle attività monastiche, il monastero è anche un luogo di accoglienza per i pellegrini e i visitatori che cercano un'esperienza di raccoglimento. I monaci organizzano ritiri spirituali e incontri formativi, in cui affrontano temi legati alla vita contemplativa. Così, i camaldolesi continuano a custodire il legato spirituale e culturale di San Gregorio Magno, mantenendo vivo un luogo di preghiera e riflessione, e accogliendo tutti coloro che desiderano sperimentare la pace e la spiritualità di questo antico monastero nel cuore di Roma.